Ciao Ambrogio e Stefano, pochi secondi per rispondere a ogni domanda. Siamo pronti? Sempre pronti. Sì, dai, prontissimi. Chi è lui? Ambrogio Grillo, responsabile vendite Toki Bikes. Lui è Stefano, il capo di TOC e quindi il mio capo. La prima volta che vi siete visti. Direi 30 anni fa in un pistino di dirt jump in provincia di Torino. Nel 2000 al Giurassico, il mio trail per fare dirt jump. Siete bikers con un passato da agonisti. Ci raccontate cosa avete fatto? Ho corso varie stagioni del mondiale di BMX mountain bike e ho pedalato tutto ciò che era pedalabile. Io facevo i salti con la bici, però in generale ho fatto un po' di tutto. Meno chilometri di Stefano, però tutto mountain bike, tutte le discipline. Avete sempre lavorato nel settore bici. Diteci dove. Dopo aver smesso di correre ho lavorato in 3T, Kona, Marzocchi e ora TOC. Ed essendo molto giovane vedremo. Io sempre no, ho lavorato nel mondo dello sci, dello snowboard e dell'abbigliamento e poi ho fatto il country sales manager per Salsa Shirley, per ultimo in Scott seguivo il marchio Bergamo, da Albino a Bergamo ad Alba a Cuneo. Il ricordo migliore che hai di lui. Quando era un corridore di dirt jump e girava con me e la mia famiglia per Kona e sedeva nella macchina tra i seggiolini delle mie due figlie. Quando viaggiavamo per le gare lui era il mio sponsor con Kona, con lui e Stefi davanti, Benny e Bella e le sue figlie coi seggiolini, io dietro e la bici nel baule. Quello è il ricordo più divertente che ho. Lavorate insieme, ma siete anche amici? Di Ambro? Sì, direi di sì. Amico di quello lì? Sì, siamo anche amici. Non fate i paraculi. No, siamo amici veramente. Chi di voi due va più forte in bici? Sicuramente io sono più bravo e vedendo anche poco vado anche più forte in questo momento. Con la bici in macchina, guidando io di sicuro, pedalando, facendo discesa soprattutto Stefano. E più rompiballe. Presente sicuramente io. A mani basse Stefano. Più social. Ma prima di TOC credo lui. Adesso io sono migliorato, quindi credo di poter dire la mia. Stefano. Digli la cosa che più ti piace di lui. La sua pettinatura no, direi la sua curiosità. L'allestimento del suo classe V di Mercedes che lo vorrei sul mio. No, scherzi a parte, la sua determinazione nel fare le cose. E la cosa che ti fa più incazzare? Le 2 sigarettine al giorno. La sua determinazione nel fare le cose. Perché un biker dovrebbe comprare una TOC? Perché la TOC è pensata e fatta da chi ha passione per la mountain bike. Perché è fighissima e va benissimo. E poi l'ha fatta Stefano. La caratteristica che preferisci della MIG? Beh, prima di tutto il nome. No, soprattutto l'agilità e la trazione ottenute grazie al Low Gravity Center, cioè la batteria sotto il down tube. La maneggevolezza e la facilità con cui ti fa superare degli ostacoli in salita senza nessun compromesso in termini di guidabilità in discesa. Questa è la cosa che mi ha colpito da subito quando ho provato la bici in tempi non sospetti. E della Toki Bikes? Che è un'azienda giovane, italiana e dinamica. Che è un'azienda innovativa non solo per i prodotti ma anche per il modo di lavorare ed è la ragione per cui ho deciso di unirmi al team. Un difetto della MIG. Il colore grigio. Tutto sto grigio. E della Toki Bikes? Che è giovane, italiana e dinamica. Il commerciale è un disastro. Per TOC conta più la qualità del prodotto o il marketing? Sicuramente il prodotto, tant'è che il nostro claim è performance first, però poi il brand va fatto anche conoscere. Direi che abbiamo più che dimostrato che partiamo dal prodotto e poi cerchiamo di fare il miglior marketing per comunicare il prodotto. Quindi ti direi prodotto e poi marketing. E per il mercato? Per il mercato non sempre il prodotto è al primo posto, talvolta è tanto marketing. E per gran parte del mercato è marketing. Quindi a prescindere che il prodotto funzioni bene o male è marketing. Raccontateci come nasce un nuovo modello di bici. Nasce per soddisfare le necessità di noi biker e appassionati di fuoristrada. Quando arriva qualcosa, qualche componente sul mercato nuovo o abbiamo una necessità di fare un uso diverso di una bici che la nostra gamma non ci permette di fare, cominciamo a lavorare sulla bici nuova. Quindi test, esperimenti che in realtà facciamo sempre. Tutti parlano del Model Year. Cos'è? E la stagionalità del modello di bici di ogni brand. Di fatto questo modello cambia ogni 8-10 mesi. E l'obsolescenza programmata dei prodotti, quindi ogni anno tra maggio e settembre gran parte delle aziende presentano le gamme nuove, facendo sì che le bici dell'anno in corso in automatico diventano vecchie e quindi perdono valore. Perché la TOC non ce l'ha? Vi siete dimenticati? Assolutamente no.
è che in TOC si rinnova solo quando riteniamo importante rinnovare tecnicamente. Così facendo le biciclette dei nostri talker non si deprezzano stagionalmente. Perché se parti dal prodotto non hai bisogno di fare il modellier, hai bisogno di cambiare la bici quando hai veramente un prodotto superiore a quello che stai offrendo, non perché così fai del marketing in più. Perché proponete la limited edition? Questa la so, per soddisfare le richieste dei biker più esigenti. Perché secondo noi è fighissimo poter dare l'opportunità di avere delle bici uniche in tiratura limitata. Per i biker super esigenti come siamo anche noi, magari la sospensione più bella o il particolare più particolare. Le TOC si possono comprare sia online che in negozio. Perché? Perché l'online è il futuro, il cliente può guardare, acquistare e ricevere la bicicletta a casa e il negozio diventa riferimento tecnico per lui. L'online è il mezzo migliore per raggiungere i biker, che sono le persone a cui noi dedichiamo tutto il nostro lavoro, sia per lo sviluppo del prodotto che per tutto il servizio che diamo. Però ci sono alcuni negozi, che sono i nostri talk point, che hanno anche una professionalità e la mettono al servizio di potenziali talker. Quindi invitiamo chi è indeciso, chi vuole essere guidato nella fase di acquisto a rivolgersi ai nostri negozi, con i quali si può scegliere il modello di bici, la taglia più adatta alle proprie esigenze e poi insieme ordinarla ed averla, riceverla poi in 2 giorni, usufruendo anche del montaggio da parte del negozio, perché le nostre bici non sono nei negozi, sono in TOC. Quindi voi comprate sempre da TOC, ma il negozio vi aiuta a fare questo processo. Quanto conta il prezzo oggi? Le TOC nascono senza compromesso di prezzo, vengono pensate e create per soddisfare le necessità dei biker. Dipende dal valore del prodotto, tutto lì, dal prezzo di mercato. Il prezzo di mercato conta parecchio e il prezzo di listino in parecchi casi non conta. Cioè il prezzo di mercato è quanto effettivamente compri un prodotto. Quindi poi hai 2 strategie come azienda, puoi partire da un prezzo di listino molto alto e dare possibilità di fare forti sconti per allinearlo al prezzo di mercato, oppure come facciamo noi, entrare già a prezzo di mercato col miglior compromesso tra componenti e prezzo per avere un prodotto che è giusto per quel segmento lì. Come trascorrete la quarantena? Sto a casa con la mia famiglia, mi alleno un pochino qui in casa e 3 volte alla settimana vado in TOC a preparare gli ordini online. Beh, smart working, che è una cosa che facevamo già prima, e poi faccio di più il papà. Avete cantato dal Ho balcone? cantato e ho ballato. Yeah! Io non mi sembrava il caso e quindi alle 6 faccio i rulli di solito sul balcone. Infatti c'ho già l'abbronzatura da ciclista. Avete fatto un giro in bici di Ho nascosto? fatto un giro lunghissimo di 3 ore sul mio rullo a casa. No, sto resistendo, no, non siamo ancora andati. Ambro, non raccontare balle. Guarda, fino al 4 maggio resisto, poi dopo non garantisco più. Dopo tutto questo, cosa cambierà in TOC? Non cambierà molto in TOC perché la nostra filosofia e la politica erano già molto attuali e moderni. Faremo più attenzione al cliente finale e al commuting perché la mobilità urbana sarà sempre più importante. Aumenteremo ancora di più l'efficienza e saremo più pronti. E nel bike business? Sono molto curioso di sentire la sua risposta perché sarà fondamentale. Però credo che il mercato cambierà parecchio perché sarà sempre più attento al cliente finale e al servizio e i negozi si trasformeranno in centri di assistenza e riferimenti tecnici. È una bella domanda. Quelli che sono un po' più in difficoltà sono i negozi perché il lockdown è coinciso con il periodo clou delle vendite e l'inizio delle presentazioni dei modelli nuovi, quindi l'invecchiamento di quello che hanno in negozio che non sono riusciti a vendere. Dipenderà molto dalle aziende, dai loro partner commerciali, quindi chi introdurrà modelli nuovi farà invecchiare parecchio il magazzino e perdere valore e quindi perdere guadagni e sostentamento ai negozi. Purtroppo qualche azienda ha già cominciato, non è il nostro caso, noi abbiamo una strategia ben precisa a proposito. Sei preoccupato? Sì, molto, dovreste notarlo dalle mie occhiaie. Lo ero molto più all'inizio e oggi non ti nego che sono preoccupato anche per i miei figli e tutto, però sto sostituendo il tutto con una curiosità di vedere come ce la caveremo perché ce la caveremo. Sono sicuro che ne usciremo bene. Lui è preoccupato? Direi di sì, guardate i suoi capelli. Come tutti credo che sia abbastanza allineato a quello che ti ho detto prima. Poi lui è il capo, quindi deve essere più di tutto. Quale sarà la prima cosa che farai quando il lockdown sarà finito? Andrò in bicicletta in centro con la mia famiglia e i miei amici a prendermi una buonissima pizza e un bel gelato. Chiedo ferie a Stefano e porto la famiglia un paio di giorni a fare campeggio nei boschi. E un giorno vado in bici tutto il giorno. Non me le dà le ferie. Digli una cosa che vorresti e salutalo. Ambro, gli anni sono passati ma il motto è sempre lo stesso.
Non bisogna dirgliene, ma bisogna dargliene. Ciao Ciao Andro, Ste, forza, full gas. Ciao. ciao.